Sapete che per padroneggiare una qualsiasi abilità, secondo la scienza, è necessario focalizzarsi attentamente sul 20% degli elementi fondamentali per ottenere fino all'80% del risultato desiderato? Oggi, in questo video, parliamo proprio di quel 20% essenziale per il piano jazz. Se ancora non ci conosciamo, male, rimediamo subito. Io sono Andrea Saffirio, pianista jazz, compositore, insegnante di conservatorio e qui su YouTube mi piace parlare dei miei argomenti preferiti e condividerli con voi. Per questo video ho preparato una lista degli errori più comuni che fanno quasi tutti i pianisti principianti e non solo i principianti, devo dire la verità. Se ti rivedi in uno di questi errori che cito in questo video, non te la prendere, anzi magari parliamone nei commenti così posso anche fare dei video specifici a riguardo, perché onestamente focalizzarsi su queste cose, chiamiamole basilari, ma in realtà non solo, sono la strada più breve per migliorare significativamente e in poco tempo per quanto riguarda il piano jazz e anche se suona un altro strumento in realtà, non solo il pianoforte. Poche chiacchiere perché la lista è abbastanza lunga. Primo errore, suonare molto terzinato per dare l'impressione dello swing, ma con tanti accenti in battere. Ad esempio, eccetera eccetera. Ho studiato talmente tanto per non fare questa cosa che mi viene particolarmente difficile adesso farlo apposta. Ho dovuto fare diversi tentativi, vi dico la verità. In realtà però è una tendenza naturale accentare il battere anche per avere un riferimento e diciamo che cerchiamo di compensare dando questo senso di swing appunto rendendo la pronuncia molto terzinata, quindi in realtà quello che fa veramente lo swing non è tanto un'estremizzazione della terzina, che sì, può aiutare, poi a seconda anche della velocità, insomma, quanto la varietà negli accenti. La mia risposta breve a questo errore comune è esercitarsi per un po' ad accentare solamente gli ottavi in levare invece che in battere, anche non necessariamente con una pronuncia terzinata, anche con degli ottavi dritti per così dire, quindi sentite com'è molto più interessante? È facile? No, assolutamente no. All'inizio è veramente difficile, sembra proprio di camminare al contrario, ci vuole un po' di pazienza. Però piano piano, a furia di esercitarsi, questa cosa fa veramente la differenza proprio nel come suona la vostra pronuncia pianistica e non solo. Secondo errore molto comune, suonare i cosiddetti accordi del barbiere, ovvero i primi accordi che si imparano, fondamentale, terza, quinta e settima, e capisco, bisogna passarci, ma il prima possibile provate ad andare oltre, anche con accordi più semplici paradossalmente come solamente terza e settima, fondamentale, terza e settima, non necessariamente accordi così pieni. La parte difficile è che sono questo tipo di voicing anche più semplici, quindi solo terza e settima, sono più semplici da suonare ma più difficili da visualizzare. Però ci si abitua anche a questo. Quindi invece di suonare per esempio in un 2-5-1 in Do maggiore, magari suonare semplicemente terza settima, settima terza, terza settima e esercitarsi con le basi, quindi con un contrabbasso anche finto, diciamo, di una batteria che vi accompagnano e vi fanno le fondamentali, che vi dà un senso musicale già molto più compiuto rispetto a utilizzare questi accordi qua, che in realtà diventa anche difficile improvvisarci sopra perché non sono degli accordi che normalmente sentite nei dischi e quindi tutto ciò che improvvisate non suona benissimo con questi accordi perché non ci torna qualcosa proprio ad orecchio. Terzo errore comune, suonare molto più spesso accordi lunghi piuttosto che accordi corti. Non c'è una regola generale, ma normalmente per chi inizia, insomma, è in una fase intermedia, ho notato che c'è una tendenza a suonare gli accordi, a tenerli, e suonarli anche forte spesso con la mano sinistra, e questo diciamo che compromette un pochino anche l'aspetto ritmico. Quindi il mio consiglio è, invece di fare una cosa del genere, che diciamo un po' a livello di volume la sinistra si mangia la destra se vogliamo, ma anche a livello ritmico non ci aiuta, provare a suonare degli accordi corti, proprio staccati e leggeri. Il ritmo
per adesso possiamo anche metterlo in secondo piano, già solo questa cosa fa la differenza. Molto più efficace questi accordi staccati e leggeri. Quarto errore comune, l'ho già nominato prima, la mano sinistra troppo forte. In generale, ovviamente stiamo sempre generalizzando, però la mano sinistra deve essere di supporto e non deve essere la protagonista, perlomeno in una condizione tradizionale in cui stiamo suonando degli accordi di accompagnamento alla mano sinistra e la melodia principale o l'improvvisazione alla mano destra. In quel caso so che è difficile, ma esercitatevi piano piano, cercando di fare cose anche molto semplici, ma dove vi focalizzate su questo aspetto qui, quindi dare più importanza alla mano destra e alleggerire il più possibile la mano sinistra, anche fisicamente allentare la tensione. Vedrete che questo cambierà proprio l'equilibrio musicale generale. Quinto errore comune, sembra una banalità ma non lo è, suonare tutti quanti gli accordi del brano. Specialmente dei brani che hanno molti accordi, anche 2 accordi per battuta, suonarli sempre tutti quanti diventa un po' una schiavitù, sia dal punto di vista musicale perché diventa estremamente prevedibile, sia proprio dal punto di vista della quantità di informazioni che dobbiamo processare. E il motivo per cui si fa questa cosa è che in realtà suonare l'accordo ci serve come appoggio, diciamo in qualche modo ci serve a tenere traccia della struttura e quindi diventa un'abitudine. Però appena possibile provare a saltarne qualcuno. Come si fa? Inizialmente io consiglio di provare a esercitarsi a non suonare proprio la mano sinistra. Quindi magari suonate su un brano, iniziate suonando a 2 mani, poi togliete la mano sinistra, la mettete in tasca e per 8 battute provate a suonare la melodia, l'improvvisazione, quello che è solo con la mano destra e poi rimettete la mano sinistra e magari se state studiando con una base vedete se effettivamente siete riusciti a tenere la struttura anche senza aver suonato tutti quanti gli accordi. Questo è il primo passo. Dopodiché, piano piano ci si prova ad abituare a non suonare tutti quanti gli accordi. Sesto errore, questo è banale, troppe poche pause. Anche qui il suonare diventa quasi una necessità per stare aggrappati al tempo della struttura. Col tempo provate ad abituarvi a fare consapevolmente delle pause anche più lunghe di quello che fareste, per abituarvi a lasciare un respiro musicale. Quando vi liberate di questa necessità, veramente cominciate a improvvisare in modo diverso, molto meno meccanico. Settimo errore, questo è un po' più tecnico, anche qui in realtà è una banalità, ma succede di continuo e non solo ai principianti, ovvero suonare con la mano destra, imbattere la fondamentale di un accordo major 7, mentre con la mano sinistra si sta suonando l'accordo major 7. Quindi, qual è il problema? Questo intervallo qua, Do tecnicamente è la nota più corretta possibile da suonare su Do major 7, ma in pratica si scontra col Si. E allora qui abbiamo almeno 2 opzioni, o non suonare l'accordo major 7 ma suonare l'accordo maggiore sesta, quindi invece del Si in questo caso mettiamo il La, così questo scontro tra il Si e il Do non c'è più, oppure semplicemente non suonare l'accordo, suonarlo dopo, non suonarlo in battere, suonarlo molto leggero, tutta una serie di strategie di questo tipo, perché come abbiamo detto prima, seppure non suonate tutti gli accordi, non succede niente, anzi, il più delle volte potreste anche trarne beneficio. Ottavo errore, non lo definirei neanche un errore, è semplicemente un modo più avanzato di improvvisare, ma una cosa che tipicamente succede a chi inizia a improvvisare è che non collega gli accordi, ma suona accordo per accordo, quindi ok, Sol minore, Do settima, fa major 7. Però così l'improvvisazione risulta completamente scollegata, si perde completamente il senso musicale e si suona sui singoli accordi separandoli tra di loro. Diciamo, anche qui vi do una risposta molto sintetica perché se dovessi approfondire ogni singola voce questo video durerebbe ore, poi se vi interessa qualcosa di specifico me lo dite e magari ci faccio un video apposta. Però in sintesi bisogna spostare l'attenzione da tutte le note che facciamo all'interno della battuta a quelle che avvengono a cavallo di battuta, quindi per cercare di collegare il più possibile gli accordi
E questa è una cosa che abbiamo visto già sul canale, per esempio nel video sul 251, che vi lascio qui. Nella parte finale in cui parlo dell'improvvisazione, appunto, do qualche consiglio per sviluppare questo modo di pensare l'improvvisazione più in movimento che statica, accordo per accordo. Questo è molto importante, veramente anche questo cambia completamente il suono della vostra improvvisazione. Errore numero 9: suonare sempre partendo dal battere. Questo deriva, diciamo, da una necessità di un riferimento ritmico, ma anche qui, come nella maggior parte dei casi, la soluzione sta intanto nello spostare l'attenzione, quindi focalizzarsi sul non farlo. E piano piano, a furia di provarci e fallire e poi piano piano riuscirci, ci si abitua sia a quel meccanismo muscolare che a quel riferimento uditivo, che è particolarmente importante. Quindi, invece di fare magari possiamo cominciare a costringerci a non iniziare mai una frase esattamente in battere. Quindi possiamo iniziare con una bella pausa. 1, 2, 3, 4. Molto più interessante secondo me. Errore numero 10. Questo lo metterei quasi nella categoria dei vizi, non degli errori. Suonare, studiare quasi tutto rubato, dando troppa importanza alle note e all'armonia che, per carità, parliamoci chiaro, sono un fan, ovviamente lo sapete, diciamo che chi ha visto qualche altro video sapete quanto mi piace e quanto mi interessa l'armonia, l'utilizzo delle note per l'improvvisazione, eccetera, eccetera, ma c'è il rischio poi di sottovalutare un aspetto fondamentale della musica che è il ritmo. E il problema del ritmo è che, diciamo, coinvolge una serie di cose, coinvolge una coordinazione motoria, mentale, uditiva, di sincronizzazione tra quello che sentiamo e quello... cioè, comunque è faticoso e spesso, diciamo, per non affrontare il problema a volte si fa un po' tipo la volpe e l'uva, no? Tipo, vabbè, ma a me le cose veloci non mi interessano. Ma non si tratta di virtuosismo, si tratta anche nel fare una cosa lenta, melodica e morbida, comunque di avere una intenzione, una precisione ritmica tale da dare una spinta vitale alla musica. Il ritmo è veramente essenziale. Tosto, ostico all'inizio, senz'altro, ma molto importante. Quindi prendere di petto questo tema può veramente cambiare il modo in cui effettivamente si suona. Errore numero 11, se non sbaglio, sto cominciando a perdere il conto: accompagnare col pilota automatico, senza ascoltare chi stiamo accompagnando. Questo purtroppo è un errore molto comune per pianisti e chitarristi, è veramente terribile, perché stiamo tutti così concentrati sul nostro strumento, a farci tutti i nostri accordini e i rivolti e le sostituzioni, così, ma poi è come se stessimo suonando da soli, mentre accompagnare, già la parola accompagnare descrive in qualche modo il ruolo che abbiamo, cioè dobbiamo essere di supporto per aiutare la persona che stiamo accompagnando ad andare dove quella persona sta andando, non dove vogliamo noi. Per quanto poi è molto più complesso di così, ci può essere un dialogo, ci possono essere dei suggerimenti reciproci, diciamo, e quindi dei cambi di direzione, e questo è molto interessante. Quindi il mio consiglio anche qui è spostare l'attenzione da quello che state facendo a quello che sta facendo la persona che state accompagnando. Chiaramente è difficile perché se vi concentrate sul solista c'è il rischio che magari uno si perde gli accordi, si perde la struttura, però anche questo è un esercizio. Iniziate facendo cose semplici, pochi accordi, ma abituatevi a focalizzarvi sull'ascolto della persona che state accompagnando. Vi ringrazierà senz'altro. E questo sfocia un po' anche nell'errore numero 12, ovvero ascoltare troppo se stessi e poco gli altri. Questo vale non solo quando stiamo accompagnando, ma anche quando stiamo esponendo un tema o stiamo improvvisando. Perché se stiamo suonando con qualcun altro, anche fosse solo un bassista, quello che il basso ci propone, quello che eventualmente la batteria ci propone, sono una risorsa infinita di note, ritmi, timbri, idee musicali che noi invece di, diciamo, combattere, chiuderci nel nostro castello per non farci distrarre, dovremo il più possibile abituarci ad accogliere per sfruttarle come risorse. E quando piano piano si impara a fare questa cosa, vedrete che
è difficile finire le idee nell'improvvisazione e non sapere più cosa fare, perché come sentite una nota del basso, anche senza riconoscere che nota è, non serve un orecchio incredibile, può darvi uno stimolo per cambiare direzione nella vostra improvvisazione. Un colpo alla batteria vi può dare un'idea ritmica e così via, insomma. Errore numero 13, studiare alla velocità sbagliata, che vuol dire troppo veloce per le nostre capacità, troppo lento per le nostre capacità, oppure sempre alla stessa velocità. Questa è una cosa che uno non ci pensa, ma se noi per esempio siamo super diligenti e studiamo sempre col metronomo, ma sempre col metronomo a 120, non è che ci abituiamo a seguire il tempo, ci abituiamo a suonare a 120. Mentre l'utilizzo del metronomo in questo caso, o delle basi, insomma tutto ciò che porta il tempo, ci serve per interagire con una fonte esterna che porta il tempo e in qualche modo appunto adeguarci, diciamo. E se la fonte è sempre alla stessa velocità, noi non ci abituiamo a reagire, ma ci abituiamo a quella velocità. Quindi il mio consiglio è anche di poco, quindi se sei abituato a studiare a 120, prova velocità di poco superiori o inferiori, ad esempio 124, 128, 112, per vedere un po' che succede, per affinare anche l'orecchio rispetto a queste piccole sfumature. E riguardo al studiare troppo veloce, qui c'è un po' un problema, nel senso che spesso si studia ad una velocità troppo elevata perché poi è difficile ad un tempo lento generare quel ritmo interessante che ci dà gusto. Il problema è che magari a una velocità elevata non riusciamo a pensare, non riusciamo tecnicamente veramente a fare quello che vogliamo, non riusciamo a seguire bene tutti gli accordi e quindi diciamo che poi alla fine il beneficio che otteniamo è molto inferiore rispetto a tutti i contro che abbiamo in questo senso. Ma allo stesso tempo studiare troppo lento ci abitua a rallentare il pensiero, avere tutto il tempo del mondo e quindi poi alla fine diciamo che ci impigriamo in qualche modo. Quindi qui è veramente difficile dire in un video come fare, questa è una cosa molto personale. Dovete cercare di essere un po' gli insegnanti di voi stessi, secondo me, avere un pensiero critico e dire ok, è troppo facile, è troppo difficile e trovare quel giusto equilibrio in cui siete proprio con un piede sulla linea limite, diciamo, quindi è effettivamente una sfida ma gestibile, non è troppo facile dal punto che vi distraete, ma non è così difficile dal punto che crolla tutto e questo diciamo ci vuole un po' di esperienza per imparare proprio sulla propria pelle come funziona questa cosa. Ultimo errore, numero 14 mi pare, che è un po' un insieme di errori sul metodo di studio, vogliamo chiamarlo, ovvero è studiare troppe cose insieme, quindi passare da una cosa all'altra senza effettivamente focalizzarsi su nulla, non avere pazienza, purtroppo la musica richiede un po' di pazienza, e indirizzare male la risorsa principale che abbiamo nel nostro momento di esplorazione, non mi va neanche di chiamarlo studio, diciamo proprio di esplorazione della musica, cioè il focus, l'attenzione, la concentrazione. Che cosa sto facendo in questo momento? Sto suonando il tema di Body and Soul per godermelo. Benissimo, fai come ti pare. Cosa sto facendo adesso? Sto studiando gli accordi di Body and Soul per trovare delle posizioni migliori perché quelle che suono non mi piacciono. L'attenzione è sull'armonia e quindi ci focalizziamo su quello. Cosa sto facendo adesso? Mi sono registrato e ho notato che corro sul tempo, sto sempre in avanti. Cosa sto facendo adesso? Voglio provare a migliorare il mio senso del tempo e quindi magari faccio attenzione a correre un po' meno, mi registro e vedo se va meglio. Magari sbaglio qualche accordo, ma il focus in quel momento è sul ritmo, sul senso del tempo e così via. Insomma, questa la lista degli esempi potrebbe essere infinita. E poi, diciamo, ultima cosa, non fare le pause. E anche qui, diciamo, ci sono diversi studi scientifici che dimostrano che fare delle pause ogni tanto, mentre ci si esercita, intanto perché fare delle pause permette al cervello di staccare un secondo e poi tornare con una freschezza nuova, e poi perché c'è proprio bisogno di tempo per lasciar sedimentare delle informazioni. Vi sarà capitato delle volte di provare a lungo a fare una cosa e non vi veniva,
poi a un certo punto mollate, vi allontanate dallo strumento, il giorno dopo tornate e magari vi viene, incredibile, sembra una stregoneria, invece è proprio come funziona il cervello, che specialmente quando uno dorme poi si rifà tutti quanti i percorsi, non so i termini adesso, però insomma avete capito. Quindi fate delle pause mentre vi esercitate. Ci sono altri errori comuni che ho dimenticato? Sicuramente sì, in caso fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere se volete approfondire alcuni di questi argomenti specifici e magari posso farci un video dedicato, così possiamo approfondire un po' di più. E nel frattempo, se vi va, vi potete iscrivere al canale per supportarlo e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!